conoscenza di quello che succede. E allora il primo panel è sull'importanza dell'educazione finanziaria per accumulare ricchezza. E quindi invito a raggiungerci qui sul palco Danilo Zanni, amministratore delegato di Invesco SCF, che è la prima rete di consulenti finanziari indipendenti in Italia, e anche Domenico Pontari, CEO di Wink. CEO di Wink, che si occupa di data scientist. Approfondiremo anche molto rischioso. Abbiamo parlato di trading, abbiamo parlato anche di gestione del patrimonio attraverso i consulenti finanziari indipendenti in questo caso, che offrono un nuovo panorama. Però ecco, la competenza finanziaria unita ad altre competenze, come ad esempio quelle informatiche, dà vita ad altre professionalità. Ecco perché in apertura parlavamo di nuove professioni, di nuove competenze, di professionalità del futuro. Allora Domenico, data scientist, cosa significa e cosa fa un data scientist? Allora, grazie della domanda, perché effettivamente diciamo che il ruolo del data scientist è abbastanza trasversale e consiste essenzialmente nella possibilità di andare a fare analisi dei dati, qualsiasi essi siano. Quindi noi oggi lo stiamo applicando, lo possiamo applicare sicuramente al trading per l'analisi del prezzo, che di fatto viene considerata dal punto di vista tecnico come semplicemente una serie storica, no? Tu analizzi la serie storica e dici, ah guarda, e vuol dire automatizzare quello che magari un trader farebbe a livello manuale, cioè con tutta una serie di cose, con dei dati sotto che ti danno, diciamo così, una ragionevole tranquillità che l'operazione che viene fatta in maniera automatica, se negli ultimi 2 anni ha avuto successo o comunque ha avuto un certo successo, probabilmente anche in futuro potrebbe averlo, ok? Ma questo che lo possiamo anche banalmente, ci sono un sacco di attività di data scientist legate anche proprio alla gestione del rischio del portafoglio, che può venire automatizzata anche quella, per cui diciamo sicuramente uno diciamo a livello tranquillo, personale, può farsi il suo foglio Excel, capire un attimino gli investimenti, assegnare un valore di rischio ad ogni classe di investimento, questo è un modo di farlo. Ci sono anche dei modi, ancora una volta, automatizzati sulla base dei dati che ti consentono di fare una gestione del portafoglio in maniera automatica e quindi gestisci il tuo rischio, chiaramente lo devi poter calcolare, quindi devi avere tutte le basi che sono state dette finora e in più deve avere anche delle competenze dal punto di vista proprio informatico, tecnologico, di programmazione per riuscire a fare in modo che tutto questo avvenga. Quindi stiamo parlando essenzialmente di tecnologie, soprattutto in questo tipo di ambiti più legate al mondo del machine learning, quindi tutto quello che è l'intelligenza artificiale e così via, che è quello che poi vedremo anche nelle masterclass, e anche tutto il mondo big data. Queste tecnologie dal punto di vista informatico sono a prescindere dall'ambito, ed è per questo che poi i data scientist sono molto richiesti, perché oggi lo applichi al trading, lo applichi alla gestione del portafoglio, domani lo applichi banalmente a qualsiasi altra cosa che ti viene in mente. Anche al metaverso quando sarà. Anche al metaverso, sicuramente. Anche al metaverso. Sicuramente, per esempio, una cosa molto carina che è legata al metaverso, non so se avete sentito parlare, un trend che c'è, è quello dei gemelli digitali, no? Per cui io ho la mia versione fisica, no? E poi c'è la versione digitale o di componenti macchinari, eccetera, eccetera, ma anche di persone, no? Per cui potrei fare il mio gemello digitale. Quando stiamo parlando di gemello digitale, non stiamo parlando dell'avatar. Il mio gemello digitale, quello di Domenico Pontari, eccetera, eccetera, è un sistema di intelligenza artificiale che mi ha seguito per tutta la mia storia, per tutta la mia vita, eccetera, eccetera, per cui un domani, per cui non potrò venire l'anno prossimo all'evento di Metaskill, eccetera, eccetera, potrei mandare il mio gemello digitale, che essendo un sistema di machine learning che ha imparato nel metaverso tutto quello che ha fatto, ma anche fuori dal metaverso, se hai visto i miei video su YouTube e così via, a quel punto dirà le stesse cose che avrei detto io se fossi venuto qua in presenza. Siamo sicuri che non sei già il gemello digitale? Cioè sei tu veramente? Non lo so.
poi vedremo cosa accadrà Esattamente. con i gemelli digitali. E quindi questa applicazione, che è un'applicazione di machine learning, è la tipica cosa che fa un data scientist. No? Allora, parliamo di lavoro, però c'è una domanda che devo farti, perché se si parla di lavoro si parla anche di stipendi, si sceglie un lavoro in base alle proprie passioni, ma anche in base a certe esigenze economiche. Ecco, una figura di questo tipo, un data scientist, quanto può guadagnare? Allora, questa è una statistica che si trova anche su internet. Mediamente a livello mondo, quindi internazionale, siamo sui $68.000 di stipendio annuo. Con punte che arrivano, però questo poi dipende da ciascuno, perché uno dice io ti insegno le competenze, poi devi essere tu disponibile ad andare, per esempio, Stati Uniti arrivi a $100.000 l'anno, ok? Chiaro, non tutti vogliono arrivare agli Stati Uniti, però diciamo, se vi fermate sui 60, se vi accontentate di €68.000, a quel punto quello è. Beh, interessante, sicuramente è nettamente superiore alla media degli stipendi netti italiani che abbiamo visto all'inizio grafica, che è intorno ai €21.000 all'anno. Tra l'altro aggiungo che il mercato in ambito analisi dati e così via, in Italia nel 2021 è arrivato a 2 miliardi, ok, come mercato, in espansione del 13% rispetto all'anno precedente. Non ci vuole molto perché il 2020 è stato l'anno della pandemia, però un 13%, un incremento a 2 cifre per qualsiasi mercato è un incremento veramente notevole. Chiarissimo. Danilo, volevi aggiungere qualcosa? Ma se mando al lavoro il mio gemello, lui... il doppio stipendio, certo. Cioè, lo stipendio del gemello... basta uno, cioè lui lavora e io lo guardo. Quello però devi averlo addestrato. Parlo con Moretti, vediamo se si può fare. È andato oltre. Io già mando il gemello, io lo uso da